Ciao, sono Antonio Rosa, questo è This is Wow e oggi parleremo di come si scopre e si produce un farmaco. Un farmaco è un prodotto realizzato con molecole classiche quali API, Active Pharmaceutical Ingredients, cioè ingredienti farmacologicamente attivi, di origine esogene, organiche o inorganiche, naturali o sintetiche, capaci di indurre modificazioni funzionali in un organismo vivente, positivamente o negativamente, attraverso un'azione fisica, chimica o chimico-fisica. In pratica è una qualche sostanza che ha un'azione specifica in un organismo vivente. Ma come vengono scoperte queste sostanze? E come si fa a passare dalla scoperta alla realizzazione di un farmaco? Che sono tutti questi trial clinici? Mettiti pure comodo perché in questo video ti racconterò il lungo viaggio che una molecola deve fare dalla sua scoperta alla sua trasformazione in farmaco. La scoperta di un farmaco inizia individuando una malattia o una condizione clinica che non ha prodotti medici disponibili per il suo trattamento, o quando ci sono ma possono essere perfezionabili. Ad esempio, la scoperta di un batterio resistente a molti antibiotici guida alla scoperta di nuovi antibiotici verso cui non è ancora resistente. Oppure per i tumori si cercano nuove molecole o nuovi metodi in grado di non causare tutti gli effetti collaterali che gli attuali farmaci producono. Insomma, ciò che motiva e spinge l'avvio della ricerca di un nuovo farmaco è proprio una necessità clinica non soddisfatta. Quando si instaura una patologia, generalmente c'è un malfunzionamento o in una proteina prodotta o in un pathway metabolico non correttamente regolato. La ricerca iniziale, spesso svolta nelle università, serve per ipotizzare proprio quale proteina o pathway metabolico devono essere il bersaglio del nuovo farmaco, al fine di ottenere, si spera, l'effetto desiderato. Una volta ipotizzato il bersaglio, si va alla ricerca di una molecola che ha la funzione specifica desiderata, che poi verrà usata negli studi preclinici, poi in quelli clinici ed infine verrà messa sul mercato. Ma prima di superare la fase degli studi clinici, la molecola interessata deve dimostrare di funzionare e di essere sicura. Proprio per questo, uno dei principali step nello sviluppo di un nuovo farmaco è l'identificazione e la validazione del target, cioè di quella entità biologica, sia essa gene, proteina o RNA, che abbiamo ipotizzato sia di nostro interesse. Un buon target infatti deve essere efficace, sicuro e anche accessibile all'azione della molecola estranea. Per esempio, i recettori associati a proteine G sono delle proteine presenti sulla superficie delle nostre cellule, facilmente accessibili alle molecole estranee. Approfondendo le nostre conoscenze sul target, riusciamo così a capire come modulandolo abbiamo effetto sulla patologia, nonché sui potenziali effetti collaterali che può produrre. Ed è proprio in questa primissima fase di individuazione e validazione del target che entrano in gioco gli animali modello, animali che vengono utilizzati nella ricerca scientifica come modello per determinate patologie. In particolare, modificando il genoma, per esempio di un topo, in modo tale da eliminare un unico gene alla volta, riusciamo a capire la funzione di quel gene e come il suo prodotto agisce nell'organismo. In particolare, se eliminando un gene riproduciamo nel topo una patologia di nostro interesse, è presumibile pensare che basti trovare una molecola che abbia la stessa azione del prodotto di quel gene per riuscire a trattare la patologia in questione. Siccome ancora la nostra conoscenza in ambito biologico è limitata, per noi un organismo vivente è molto più della somma delle sue singole parti. Questo significa che gli studi fatti sulle culture cellulari non possono ancora sostituire quelli fatti sugli animali. Ora che abbiamo finalmente individuato il nostro target e siamo sicuri sia proprio lui, su cui vogliamo agire, dobbiamo trovare una molecola che ci dia l'effetto desiderato. Questo in genere avviene in maniera del tutto automatica, sfruttando enormi librerie di composti, contenenti anche milioni di molecole diverse, disponibili alle case farmaceutiche. Concettualmente il processo è molto semplice. Un macchinario prende una molecola dalla libreria, la inserisce in una soluzione in cui è presente il target ed effettua delle analisi per capire se la molecola in questione ha l'effetto desiderato. Tutto questo processo seleziona composti che interagiscono in qualche modo con il nostro target e servono poi ulteriori studi per verificare come la molecola interagisce con esso e se interagisce anche con altre proteine presenti nelle nostre cellule.
Individuate le molecole interessanti, successivi studi e saggi servono per migliorare l'attività di esse, al fine di migliorarne la selettività verso il target, l'efficacia anche a dosaggi molto bassi e per diminuirne la tossicità. Per darvi un'idea della complessità del processo che finora vi ho descritto, considerate che siamo partiti da 200.000 a più di 1 milione di molecole presenti nelle librerie molecolari, a circa un centinaio di composti che hanno una qualche azione sul target, fino ad arrivare ad 1 o 2 molecole individuate alla fine della fase di ottimizzazione. E di queste ancora non siamo sicuri che possano funzionare nell'uomo o che non siano tossiche nell'uomo. Insomma, siamo ancora alla fase preclinica, ma già spero di avervi dato un'idea di quanto faticoso, lungo, parliamo di decine di anni, e costoso, possiamo arrivare anche ad oltre $1 miliardo, sia questo processo di individuazione di un nuovo farmaco. Tanto lungo e rischioso dal punto di vista finanziario, visto che ancora a questo stadio non sappiamo se effettivamente avremo risultati commercializzabili, che spesso il problema di questi progetti di ricerca preclinica è trovare i fondi per poterli avviare, con il risultato che la ricerca su malattie poco diffuse o di cui abbiamo già prodotti in qualche modo validi ma migliorabili, spesso vengono supportate solo da enti che si basano sulle donazioni private, come Teleton. Ci sono varie ipotesi su come alleggerire tutto il processo al fine da renderlo più sostenibile, ma la verità è che ancora abbiamo una conoscenza limitata su come funzioniamo e quindi spesso ancora siamo vittime del classico metodo "ritenta e sarai più fortunato". In quest'ottica, solo la continua ricerca di base può farci raggiungere la luce in fondo al tunnel, la conoscenza suprema, chiamiamola così. Ricerca di base che qui in Italia è spesso sottovalutata, denigrata e vista solo come una spesa inutile dalla nostra nazione. Ma questo sarà un argomento per un altro video. E tu? Immaginavi già che dietro a una semplice aspirina o ad un semplice Oki ci fosse tutto questo lavoro? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale, noi ci rivedremo al prossimo video. Ciao!